Ciao Marco, Ciao Cesare, che hai portato oggi di bello? guarda, oggi non ti ho portato un ospite, abbiamo tre super ospiti, sono Serena Sensini, Innovation Lead presso Dedalus, Giuliana Nicasio, Backend Developer presso Nefila e Yuna Salviati, che anche lei come Serena torna da noi, ospite, software engineer e organizzatrice di Pi Roma. Benvenute, benvenute. Ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie. Oggi faremo una puntata speciale perché tra poco meno di 2 mesi, a fine maggio, ci sarà la PyCon Italia 2026 a Bologna e Uliana, Yuna e Serena saranno 3 speaker, tutte e 3 con dei talk super. Oggi ne parleremo un po', ma prima raccontateci un po' chi siete. Partiamo da Uliana, che è la prima volta che è con noi. Chi sei? Di cosa ti occupi? Ciao a tutti, sono Giuliana, la prima volta che sono qui con voi, grazie dell'invito. E sono back-end developer, il mio background è biologia, quindi ho switchato carriera tra 5 anni più o meno, vengo dal Brasile e sono 10 anni che abito in Italia. Bene, bene. E cosa porterai come talk alla PyCon? Io porterò come talk la nuova aggiunta su Django, la versione 6, che è il background task, il nuovo Quindi framework. buttiamo via Celery, Basta. giusto? No, non È in già questo obsoleto. senso, no, ancora no, Ok, ancora no. va bene. E invece Serena, tu eri stata ospite forse un paio d'anni fa, forse non ricordo. Già che è passato qualcosa di più, sai? Sì, è passato un po' di tempo. All'epoca ci avevi raccontato della tua capacità di sfornare libri come fossero pizze. È ancora così? Quanti libri siamo arrivati? No, allora, all'epoca poi dovremmo riguardare che puntata è. Comunque, considera che ecco, sono 3 anni che non pubblico un libro, quindi ci siamo sentiti, Ah, direi, un po' di tempo fa. Attualmente ne ho 5, ma appunto è un po' che in questo senso ho smesso. E anche se giusto oggi è uscito un piccolo capitolo che ho scritto per un libro dedicato alle donne, l'intelligenza artificiale e l'inclusione, molto, molto bello. Il mio è un piccolissimo lavoro su un lavoro molto più grande. E cosa porta al PyCon? Allora, un argomento abbastanza sfidante, nel senso che ci sto ancora studiando perché è abbastanza nuovo. Diciamo che l'idea è quella di applicare il chaos engineering, che è una delle, diciamo, sicuramente delle branche più toste in generale dell'architettura, che non software significa essere applicata. un software engineer caotico, che è quello più o meno Sì, ci sta. su quello Ok. sono bravissima. Ah, ok. Applicata peraltro alla computazione quantica. Ok, è un tema banale. Sì. Facile, facile. Una No, perché robetta io, scusa, facile. quando ho fatto la submission per il Talk a Python c'era un menu a tendina, dovevo scegliere beginner, intermediate, o poi c'era Sensini, forse era l'altro livello. Ok, adesso ho Tranquillo capito. che è fuori livello assolutamente anche per me. Infatti sto studiando parecchio, Ok. però devo dire che è divertente. È un'occasione in più per approfondire un tema di cui non si parla ancora tantissimo, chissà se ne parlerà di più. Ed è un tema molto difficile, secondo me forse un po' vicino a quello che fa Yuna. E a proposito di Yuna, che io qualche anno fa, qui dietro di me, per chi ci ascolta non lo vede, però c'è un cassetto e dietro c'è un portachiavi con un labirinto stappato in 3D che avevo preso dopo un talk di Yuna qualche anno fa alla PyCon, che aveva fatto un talk su come generare in Python labirinti. Sembra facile, in realtà il labirinto non è una struttura semplice, ci deve essere un'uscita. Esatto. Eh, In realtà quella è stata sempre un po' la mia signature, no? Se ok, vogliamo dire così, nel senso le persone mi incontrano, ah, quella dei labirinti, è un è po'... rimasta una Esatto, è celebrità. rimasta più... Io, insomma, non è la prima volta che parlo al PyCon, ormai è dal 2022 e stavolta porterò, come al solito, mi getterò di nuovo su temi algoritmi, però con un twist un po' particolare. Io parlerò di... cioè questa arte, nascondere in bella vista. Mm. Quindi non principi, volpi e rose, dico. In base al titolo del tuo talk. E facci un esempio di steganografia. Come ti è venuto in mente, anzitutto? Allora, vabbè, mi è venuto in mente perché un po' di tempo fa mi è tornato in mente questo tema che in realtà avevo incontrato online su varie divulgazioni informale, mi aveva da subito curiosito. Un po' di tempo fa, come stavo dicendo, in realtà sono cappata in un libro molto interessante, molto ben fatto, scritto da un italiano, un tono decisamente divulgativo. Mi ha
solleticato diciamo l'idea di implementare qualcosa in quel senso là, e quindi dopo aver finito di leggere il tomo ho sostanzialmente aperto l'IDE per scrivere sia la parte di embedding che poi quella di stega-analisi, cioè la parte che permette invece di rilevare se effettivamente c'è un contenuto nascosto dentro qualche file. E in realtà sì, mi hai chiesto un esempio. Con l'avvento del mondo digitale si possono nascondere contenuti praticamente dentro ogni tipo di media, quindi puoi trovare nascosti nelle immagini, Ok, nei file audio e addirittura negli spazi bianchi o nei tab. Questo poi certo. insomma lo accennerò anche durante il talk. E E il ci fine di puoi... questi contenuti nascosti, o c'è un fine malevolo di solito? Diverse finalità, allora, diciamo chiaramente fini di tutti i tipi. Quello più insomma di utilizzo comune che mi viene in mente è poi il watermark, cioè anche i watermark sono una forma di steganografia, no? Il fatto di mettere una firma o un riconoscimento a un autore all'interno di un file senza che sia direttamente visibile sul file stesso. Bene, bene. L'idea di fare application anche quest'anno, oppure quest'anno se è la prima volta. Non so se Juliana tu avevi già fatto talk anni prima, è il primo quest'anno? È il secondo, Il secondo, sempre ok. Python, sì. Quindi tutti siete recidive. Cos'è che vi ha fatto tornare anche quest'anno? Vai Juliana, parti tu. A me quello che mi ha fatto tornare è stato forse l'esperienza del primo, perché nel primo è stato molto particolare per me, che era la prima volta, quindi ce l'hai tutte quelle emozioni addosso, e quindi ho pensato magari il prossimo me la gestisco meglio, riesco a parlare di argomenti più tecnici, e questo volevo portare questa volta. La prima volta è stata un'esperienza, un talk di esperienza, e invece questa volta porterò un talk più tecnico. E quali sono le lesson learned del primo giro che ti sei portato a casa? L'anno prossimo rifaccio application, però non faccio questo errore, oppure questa cosa la faccio diversamente. Esatto. E cos'è idee di miglioramento che avrai quest'anno a cui non avevi pensato l'anno scorso? Allora, come idea di miglioramento sulle slide. Mhm. Ho riguardato i miei slide del mio primo talk, ho visto che potevo fare tantissimi miglioramenti, quindi anche questo riesci a riguardare anche come ti porti, magari come ti muovi, è tutta un'esperienza che poi ti riporti per il prossimo, no? Ti guardi te stesso e vedi che cosa potresti migliorare. E Serena, tu che sei speaker seriale, cosa ti porta la PyCon più rispetto ad altre conferenze? Cos'è di Detta speciale? così sembra tipo sei recitiva nei tuoi vizi, il che in realtà è vero. E Allora, voleva essere un complimento, non so se è uscito così, ecco. no, ma per me lo è assolutamente, è un vizio molto piacevole. No, allora, prima di tutto, diciamo, io sono tanti anni, adesso non mi chiedere quanti, ma sono tanti anni, credo almeno 7-8 che partecipo comunque come partecipante in primis, e reputo PyCon una delle conferenze più interessanti che abbiamo qui in Italia del settore, per diversi motivi. Uno, la varietà di argomenti. Sì. Ci sono tante track con tanti argomenti molto diversi tra loro, e quindi è anche difficile dire guardo l'agenda, non so che seguire adesso. Anzi, io spesso ho il problema contrario, ho due magari talk coincidenti nello stesso momento e non posso seguirli entrambi. Infatti devo dire anche l'agenda di quest'anno, al di là di tutto, ha dei talk super carini, poi magari dopo ne citiamo qualcuno. Quindi sotto questo punto di vista è fantastico. Tra l'altro i livelli sono molto diversi, quindi hai dei talk magari per chi si sta approcciando al tema, dei talk molto avanzati per chi vuole approfondire degli argomenti, quindi anche questo secondo me aiuta tanto. A livello di persone, io incontro sempre un sacco di colleghi, di amici, abbiamo modo di anche scambiarci idee su quello su cui stiamo lavorando, quindi anche da quel punto di vista è uno scenario molto bello per me. E poi ti dico, io il PyCon, visto che comunque l'asticella è sempre molto alta, nel senso ci sono talk di un livello molto alto, io anche lo uso ogni anno per alzare un pochino, no? L'anno scorso, per esempio, avevo portato un talk dedicato a diciamo, l'analisi di byteplot, quindi diciamo, delle immagini che nascondono malware, ok? Utilizzando il machine learning, quindi delle reti neurali generative avversarie che generavano dei byteplot a partire da un dataset reale
per creare dei malware, no? Quindi era in ambito cyber security, che non è sicuramente il mio campo, analisi delle immagini. Io non sono un'esperta di computer vision, però è stato un modo per sperimentare, e in più appunto utilizzando il machine learning, che sicuramente era già un po' più comfort zone, però ci ho lavorato tanto ed è stata la scusa per dire quest'anno devo fare una roba bella, e anche adesso fra un mese porterò una roba ancora più difficile per me. È un modo per spingermi sempre di più, perché so che è il posto giusto per farlo, Sì. e sono, diciamo, sono argomenti che sono sempre ben accolti, quelli un po' sperimentali, no? Quelli che non sono tanto dedicati a use case, se vogliamo, più tradizionali, più aziendali, ma più sperimentali. Anche il talk di cui parlava prima Yuna, cioè è una di quelle cose, tra l'altro, che mi sarebbe piaciuto approfondire, perché in cyber security si usa tantissimo nascondere caratteri che possono essere tab e spazi anche in prompt, e in questo senso è proprio il posto giusto, no? Dove sperimentare, quindi Sì, secondo me sono d'accordo con te, molto... c'è tanto contenuto, sì, cioè il valore grosso della paga è che in 3 giorni esci fuori con un cervello fumante e dopo vero. servirebbe un mese di chiuso in una stanza solo per rivedere appunti, provare cose, invece poi devi andare a lavorare, quindi poi Verissimo. devi fare un po' cherry picking degli argomenti. E poi secondo me è anche una conferenza che è poco commerciale, quindi non segue tanto le Bravo. buzzword del momento, no? Su GenAI, allora ci sono solo sì, ci sono anche i talk GenAI, però sono anche concreti, poi è molto eterogeneo, no? C'è il talk su Juliana, spiegherà come non si userà più Celery nel mondo, però poi dopo senti chi... è molto... Iuna, ecco, tu col tuo... Tu sei un esempio, no, di questo, no? Porti un talk fuori dal coro, c'è qualcos'altro che ti ha portato a tornare alla PyCon, oltre a quello che hanno raccontato gli altri? Sì, la community. Mhm. Per me è un grossissimo driver, è quello, che poi di Python Italia ha un grado di accoglienza, diciamo, stellare. Quindi per me è sempre, oltre che un modo di condividere magari cose che mi hanno interessato con le persone che sono lì, anche un modo per rivedere tutti quanti e entrare più, a vivere di più una community che purtroppo per tanti motivi durante l'anno è lontana Fai fisicamente. qualche esempio, perché mai qualcuno non è mai venuto e dice ok, io vado a una conferenza, vado lì, mi siedo, sento un talk, poi esco da cena con i colleghi, questa community cos'è? Dov'è? Cioè, fai qualche esempio di dove si tocca con mano. Beh, per me è un insieme di persone che condivide con me una serie di passioni in campo informatico, no? E non solo, perché poi si parte da quello e si arriva a tutta una serie di cose che si condividono, Sì, poi c'è una serie di eventi di pure, no? ruolo, Corollari. Esatto. fino a tutto quello che c'è intorno, no? Che va oltre anche l'aspetto, e questo è molto... Cesare, per esempio, andava a correre alle 7 di mattina con altri pythonisti, non Ah, so c'è se l'hai ancora, fatto. credo, quella La cosa lì. Pyrun. Sì, peccato che sono fuori forma. Però sì, poi ci sono anche i social events la sera, mi sembra il 28 sera c'è PyDrink, poi c'è una super mangiata che non è molto compatibile con la corsa, mi sembra, il venerdì. Sì, comunque... E poi, boh, io l'anno scorso alla fine non sono andato perché ho avuto dei problemi. Mi hanno detto che in questo albergo c'è anche una piscina, che si fanno cose bordo piscina, quindi bomba. Nel senso tuffo. No, scherzo. Bellissimo. Sì, no, io comunque posso confermare che la community comunque di Python Italia è sempre il massimo, diciamo, si vede proprio che è una cosa fatta per passione, condivisa da molti e poi abbiamo anche questa cosa qui, Roma, Python Milano, Python Pescara, cioè ci siamo divisi anche in comunità locali per riuscire a portare avanti un po' quel sentimento di community anche quando si torna a casa, visto che siamo sparsi in ogni parte d'Italia. Torno un attimo su Serena, poi andiamo un po' sul contenuto dei rispettivi talk. Il Chaos Engineering, vuoi raccontare un po' uno spoiler di come ti sei anche avvicinata, no, a questo tema? Questa è la domanda da $1.000.000. Allora, sicuramente anche per quello che faccio lavorativamente parlando, no? Tu hai citato giusto prima il mio titolo da Innovation Lead, prima lavoravo come Enterprise Architect e tra le tante cose sicuramente c'era quello di lavorare sulla resilienza dei sistemi distribuiti. Diciamo che mi ha sempre un po' incuriosito, no? Come anche una serie di soluzioni che noi usiamo per tutti i giorni, penso a Netflix, cerchino di rendere resiliente la loro infrastruttura con diverse tecniche. Nel chaos engineering, per esempio, si introducono
intenzionalmente dei guasti controllati in produzione per cercare di capire se ci sono delle debolezze nascoste, no? Prima che però ci siano delle interruzioni reali non controllate. Quindi non è, diciamo, un rompere le cose a caso, ma piuttosto introdurre del rumore, verificare se quel rumore crea dei problemi, quindi crea magari un cambio nello stato del sistema e verificare per poter poi riparare diciamo, l'architettura complessiva. Quindi in questo senso no, è come andare a cercare un po' il l'ago nel pagliaio per vedere se funziona. Chiaramente qual è il discorso? Noi siamo un po' applicati nel software, siamo abituati nel software classico a imparare che cos'è la resilienza nel modo più difficile. Quando in produzione si sfascia tutto, lì ti metti e speri di risolvere quanto prima, no? Il server va giù, ci sono problemi di rete, banalmente si disallinea il clock o la time zone del server e quindi stai lì ore e ore a dire chissà cosa sarà successo e poi Finché non riavvii perché non magicamente riesci? funziona. Esatto. Coi clienti al telefono. Esatto. Dall'altra parte, se tu ci pensi, cosa succede se non hai più un software che è basato su un paradigma binario, quindi se vogliamo funziona, non funziona, è governato da delle leggi più o meno empiriche, ma hai in mezzo probabilità e fisica, perché nella computazione quantica tu praticamente hai tutti gli stati nello stesso momento, hai rumore costante, hai mancata coerenza, quindi è un problema. Sentirete la mia piccola assistente che probabilmente Salutiamo. salterà da una parte all'altra. La computazione quantica la computazione quantica in questo senso è diciamo, un ambito abbastanza nuovo e soprattutto nell'ambito del chaos engineering si diventa, diciamo, ancora più si va ancora più in difficoltà, no? Perché significa rompere un circuito quantico, Ma lavorare con il concetto di qubit, quindi ripeto non 0 e 1 ma una grande varietà, e il rumore che noi introduciamo non è più un bug ma diventa proprio una lotta alla mancata coerenza, quindi non lo so, è un ambito molto interessante per tanti versi, poi a me piace anche studiare per poco che so l'ambito relativo proprio alla fisica quantistica, quindi in questo senso vedremo, sarà una sperimentazione, ci sarà una piccolissima demo ma non sarà facile per niente. Ma c'è qualche framework, libreria Python che tu dici guarda, se avete un quarto d'ora guardate questa assolutamente o hai dovuto fare un po' da sì. zero? No, ci sono delle librerie, sicuramente c'è QSkit, probabilmente la pronuncio male, sì, mia figlia ha fatto i biscotti, non so se può interessare nel contesto di Python, QSkit o Qtip, che sono praticamente delle sandbox / librerie che possono essere utilizzate per simulare degli ambienti quantici, perché voi immaginate i computer che noi abbiamo a disposizione non ragionano secondo quello che è il paradigma quantico, quindi in questo senso c'è bisogno di emularlo, ok? E si può fare con queste librerie, altrimenti un'altra cosa che ho sperimentato un pochino è utilizzando chiaramente le macchine messe a disposizione da per esempio Azure Ok. e IBM mettono delle macchine a disposizione per fare questi test, si pagano neanche tantissimo in questa fase. Però ecco, io direi passo un attimo a Uliana. direi di dare spazio un attimo a Yura Esatto. e Giuliana che la computazione quantica non Abbiamo è di detto interesse. 3 ospiti, abbiamo alzato al quarto in questo momento. Uliana invece, curiosità, abbiamo visto un po' dalla tua bio che sei anche un membro della Django Software Foundation. Wow, spiegaci un po' come ci sei arrivata, cosa fai? Allora, io mi sono avvicinata più alla community di Django con la mia partecipazione, sia che lavoro con Django, ma anche con la mia partecipazione a Django Node Space. Ne ho partecipato sulla prima sessione e da lì poi sono avvicinata più membri della community. Ho fatto 2 progetti insieme a loro per delle mappe. Per esempio, il primo progetto è stato per mappare diversi, quando Django ha fatto 20 anni, abbiamo mappati tutti gli eventi dove si facevano tipo della torta a Django.
e quindi ho creato una mappa Per il sul compleanno sito di Django. per il compleanno di Django, sì. Quindi mappavamo tutti questo evento. Poi da lì, sempre lavorando sulle mappe, abbiamo insieme ai membri di Django Note Space iniziato a sviluppare una mappa per i talk dei Djangonauts, che sono quelli che poi contribuiscono a Django e partecipano al progetto. E con queste partecipazioni sono stata nominata a essere un membro. Brilliant. Adesso Cesare dobbiamo fare la mappa degli ospiti di intervista Pythonista, come side project. Partiamo con questo nuovo sviluppo. E come sei arrivata dalle mappe ai background processing in Django e a quello di cui parlerai del talk? Allora, la mappa è quello che mi ha portato a cambiare carriera, perché io, come vi ho detto all'inizio, io vengo dalla biologia e lavoravo con la mappatura delle tartarughe marine, Bellissimo. quindi nel mare Mediterraneo. E da quello poi mi sono appassionata a Python e a tutta la parte della mappa e analisi di dati e tutto quanto. E ho iniziato a voler cambiare carriera, a lavorare direttamente con Python. Poi, quindi la mappa è stato l'inizio di tutto. E poi ho iniziato a lavorare con Django, che mi ha portato a usare tutti quelli che è relativo a Django, che entra lì alla parte dei background task. Bene, quali sono un po' le novità da non perdere sui background task, secondo te, per chi magari non è aggiornatissimo sulle feature più recenti di Django? Allora, come vi dicevo, non è che questa background task ti elimina l'utilizzo di Celery ancora. È un primo passo, perché per adesso noi utilizziamo Celery, Django Queue, questi runner per gestire questi task in background. Quello che fa il framework inserito in Django 6 è una interfaccia che ti permette di integrare poi con questi runner e poter anche scambiarli facilmente, perché per adesso ognuno ha la sua funzionalità, le configurazioni e le sue particolarità nelle implementazioni, quindi questo serve per unificare il tutto. Quindi non abbandoniamo ancora di tutto i runner, quindi è solo un primo passaggio, diciamo, che poi ti aiuta anche a gestirli in modo più facilmente. Diciamo la complessità d'adozione si riduce rispetto a... Esatto. Ok. Sì, una specie di inversion of control, se ho capito. L'interfaccia è fornita da Django, mentre invece sotto l'implementazione è ancora di... Esatto, sì. E quindi sulle tartarughe non farai un talk? No, ero curioso. Purtroppo divertente. no. Magari in futuro sì. E Yuna, invece, della stenografia, cosa ci dobbiamo aspettare? Qualche demo con effetto wow? Cosa bolle in pentola? Stenografia, sì, ci sarà una demo di embedding e di estrazione, o meglio la faccio vedere sulle slide e presenterò alcuni risultati nell'ambito della steganalisi però, quindi con i miei tentativi di rilevare se effettivamente c'è un messaggio nascosto nelle immagini in cui l'ho messo, con tante considerazioni al contorno. E tu come ti sei avvicinata un po' a questa disciplina? Cioè, sei partita, non so, da paper accademici, hai provato a seguire tutorial di qualche framework? Hai letto un libro che non ci vuole dire... Sì, il libro che... Il libro si chiama La steganografia da Erodoto a Bin Laden. Quindi pensate un po', diciamo, la dice tutta. Okay. Sia sull'antichità della materia, e sia su, come dire, applicazioni di vario tipo che ci sono state nei secoli, no? Così vogliamo dire. Chiaramente da che l'uomo è comparso sulla Terra ha sentito la necessità di mandarsi dei messaggi in maniera più o meno nascosta, riservata, e la steganografia in realtà non è una cosa per niente recente, è una cosa che recentemente ha subito sicuramente un ramp up con il mondo digitale, però c'è il primo esempio, addirittura ce lo dà Erodoto,
che ci parla di greci che utilizzano diciamo tatuaggi fatti sul cuoio capelluto e poi diciamo nascosti dai capelli, o tavolette di cera utilizzate in maniera alternativa per appunto mandare messaggi Però da lì all'embedding c'è un mondo in mezzo, Sì, no? è chiaro. Sì, no, Tu come l'hai riempito quella? Pensate un po', la steganografia nasce così presto, o meglio, ci sono testimonianze così presto, ma una dignità la assume solamente nel Rinascimento, quando un personaggio che è parecchio particolare, che è Ioannes Tritimius, che è un abate, nel 1490 circa scrive un'opera in 3 libri che è abbastanza stramba, si chiama Steganografia. Sembra un trattato di esoterismo, quindi parla di comunicazione con gli spiriti, ma poi in realtà appunto ha un significato nascosto, parla di comunicazione nascosta, di steganografia. E per, diciamo, per fare una parte più algoritmica, qualcosa hai costruito tu da zero? Da zero. Hai... No, i maestri sono diciamo, l'algoritmo che presenterò è veramente molto banale. Ok. È banale per te, diciamo. Cioè. Uliana, allora torniamo un attimo su di te. Il tuo talk di che livello è? Cioè a livello più beginner o richiede una conoscenza profonda di Django? Chi è il tuo target di audience? Sarebbe tra beginner e intermedio, quelli che magari hanno già usato qualche runner, però anche per beginner ci starebbe, sì. Rispetto all'anno scorso, hai fatto un talk più Django rispetto all'anno scorso era un talk diverso dei contenuti? Allora, il talk ho fatto 3 anni fa, il mio primo talk, ho fatto 2023 mi sa. Quella era sempre su Django, su un'esperienza, sulla mia prima contribuzione ai codici Django. Ah, ok, come sei diventata contributor? Ah, wow, bellissimo. E invece Yuna, visto che hai parlato di community, com'è la tua vita da organizzatrice di Pi Roma? Cioè, racconta cos'è Pi Roma. È la community locale di Python, quindi la community romana di Python, che diciamo si muove organizzando diversi eventi. Fino a un po' di tempo fa organizzavamo anche le birre. E cosa fate? Un evento ogni 8 mesi con speaker, sì, l'idea workshop? sarebbe quella. Non vi nascondo che ultimamente insomma mi piacerebbe, come dire, essere più attiva in questo ambito, però sì, l'idea sarebbe quella. Ok. Dove vi trovate di solito? L'ultimo evento l'abbiamo fatto in zona San Lorenzo, in un coworking. Quelli precedenti invece li facevamo direttamente in un pub, con condivisione di esperienze personali, diciamo, davanti a pizza e birra. E sarete riconoscibili alla Pi con qualche merchandising in Pi Roma? Normalmente ci sono gli sticker al boot delle community, quindi accorrete numerosi e ci farà sicuramente piacere averli nel gruppo. Io invece ho una curiosità per voi speaker, alla fine avete tutti già fatto uno. È capitato che ne ho fatto uno anch'io e mi ricordo che il tempo si comprime, cioè nel senso io ero partito da 3 secondi, quella era la sensazione, e già si era alzato il cartello 10 minuti, che mancano 10 minuti. Voi che cosa potete condividere di simpatico sulla gestione del talk o su sensazioni che avete durante questi talk? La performance da speaker, proprio Esatto. il time management. A parte che mi sembra il 27, a chi interessa, mi sembra che ci sia il workshop di Lorenzo Barbieri su public speaking, quindi se qualcuno è interessato, e forse anche fuori dal biglietto della conferenza, perché ho visto il link di Eventbrite, quindi a chi interessa il public speaking, penso che sicuramente Serena può confermarlo, Lorenzo Barbieri ne sa e vale la pena. Comunque voi avete qualche sensazione da condividere sullo stare sul palco, fare un pitch su un argomento, o siete scafatissime e non vi capita sta cosa qui della compressione del tempo? Chi va prima? Serena? Chi va? Vado io. Allora, compressione del tempo, vero, vola il tempo, e spesso anche quando abbiamo a disposizione 40 minuti volano in un attimo, sembrano 10. Se ne hai 25 praticamente non fai neanche in tempo a dire ciao, oggi porto questo argomento, peggio ancora sei una demo. E una cosa sempre molto interessante è vedere quando le demo non funzionano e come si reagisce, ok? Io dico tranquillamente che nel mio caso su
credo gli ultimi 2 PyCon, sì, ho portato delle demo e l'ultima non ha funzionato. Io ero tranquillissima, ormai sai quando ti fai tipo le ossature, no? E dico, vabbè, senti, ma chi se ne frega, prova ad aggiustarlo e vediamo come va. E l'anno scorso sono riuscita, ma proprio pelo pelo, ed ero anche andata molto veloce, quindi in realtà avevo finito anche 10 minuti prima, e quelli li ho riguadagnati sistemando la demo. Però ecco, è sempre un'esperienza molto bella, e soprattutto è molto bello anche poi interfacciarsi con le persone che vengono magari dopo a farti domande. Devo dire che anche su questo, come diceva anche Yuna, il PyCon è talmente eterogeneo che è difficile non incontrare qualcuno che magari non ti ha mai visto in faccia e dice: vai, il tuo talk mi è piaciuto, oppure non mi è piaciuto, mi spieghi perché hai fatto questa roba? Però è sempre molto costruttivo, quindi no, è un'esperienza che consiglio assolutamente. I feedback dopo il talk sono belli, magari 2 ore dopo che hai fatto c'è uno al caffè e dice, ma insomma, ma a proposito di... È vero, tu, Yuna, prima del talk, settimane prima, lo provi oppure no? Vai live? Molto metodica. Io sono una di quelle persone che non applica se non sa che cosa deve dire, cioè nel senso, se non ha già gran parte del materiale pronto. Veramente? Se è arrivata la call for speaker, c'è già... già compila su carta. Perché... Come Marco, uguale. Sì. Voilà, quindi l'hai già scritto prima della CFP e l'hai già provato prima. Magari no, è da ultimare, però diciamo che mi riservo almeno un paio di settimane per fare tutte le dry run. Mi interessa che scorrano bene i passaggi, l'attacco, i passaggi, no? In modo che poi più o meno lo sai quello che devi dire, perché voglio dire, il materiale l'hai preparato tu, quindi... quali sono i consigli per non far addormentare il pubblico? Ecco, qualche dritta. Yuna sempre, vai. Questa è dura perché ma oddio, credo di essere sempre abbastanza entusiasta, no? Quando presento, quindi mi sembra di riuscire a trasmettere quella stessa gioia, esatto. Sul tone of voice, diciamo, sulla tonalità. Anche perché se dichiara di essere una che non fa dormire la gente, gli danno sempre lo slot delle 2, quello esatto. che è il più difficile sulla terra. Quello a pancia piena, speaker a pancia piena. Esatto. E Uliana, tu rispetto all'anno scorso, a 2 anni fa e adesso, cosa farai? Lo proverai di più, lo proverai di meno, il talk? Che consigli? Allora, prima volevo fare un parentesi sul workshop che ha detto Cesare. Ho partecipato in quell'anno che ho fatto il mio talk e mi ha aiutato parecchio, quindi per chi sta ascoltando assolutamente partecipate, vale molto la pena. E ti dà tanti spunti, ispirazioni, sì, ti aiuta molto. Poi, sì, prego. No, interessante, vai pure. No, poi l'altra cosa del cartellino, io mi ricordo quando ho presentato la prima volta, mi è risparito tutti. Io non vedevo niente, nessuno davanti a me fino a che non ho finito i talk, quindi io il cartellino non l'ho visto. Anch'io non l'ho mai guardato i cartelli, lo confesso, sono troppo concentrato. Ma ti eri cronometrata prima per vedere se stavi nei tempi? Sì, avevo fatto diverse prove e coi tempo giusto, così arrivavo lì, perché sapevo che mi sparivano tutti, non vedevo. Anche io all'inizio facevo così, però è da un po' di anni che ho smesso, perché ho detto faccio un tanto al chilo, dico, ma più o meno so che le slide veloci vanno via in 1 minuto, quelle lunghe in 2-3, faccio totale delle slide con qualche peso magico e provo a non provarlo prima, perché non so, poi ho paura che se lo provo troppo poi divento troppo... Cioè, le prime volte quasi quasi lo imparavo a memoria il discorso e poi sembrava poco spontaneo, rivedendo poi i video adesso improvviso. Cesare, tu che fai? Quest'anno non parli, però... No, non... Sarà una grossa delusione nella community la tua assenza come speaker. No, quest'anno faccio il partecipante semplice perché sì, perché così mi voglio un po' rilassare, godere la conferenza, parlare con le persone. Spero di riuscire ad andare ai talk perché con la storia del podcast ogni tanto mi fermano così. Chiedono autografi. Mi danno pacche sulla spalla e io sono tutto contento. Resti lì a chiacchierare per ore. Sto lì a chiacchierare per ore, poi mi dimentico dei talk di Serena, di Yuna, così, e me li perdo. Ma Cesare è talmente famoso che lo fermano già alla stazione, cioè lui non riesce neanche a arrivare alla conferenza.
Questo è proprio un problema logistico. Ma de che? Avviseremo la questura del tuo arrivo, così un cordone di sicurezza. Sì, vabbè, Bene, speriamo. bene. Allora, siamo arrivati un po' alla fine della puntata, quindi se Esatto. sei curioso di steganografia, di Chaos Engineering, di Django e le ultime novità, venite, potete spolciare su python.it schedule la quantità enorme di talk che avete. La conferenza sarà di 3 giorni, dal giovedì al sabato, o dal venerdì, sì, dal giovedì al sabato. Ci sono la bellezza di 5 track 5 track paralleli più parallele, qualche quindi keynote speaker. esatto. E quindi siete ancora in tempo per prendere i biglietti se non l'avete fatto. È a Bologna, quindi facile raggiungere in giornata per chi è in zona. E niente, grazie a tutte e tre, Ivona, Serena, Giuliana, e alla prossima. Ci vediamo alla conferenza. Ci vediamo lì. Ciao, Grazie, grazie. ciao. Ciao.